Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua oggi con una nuovissima Barbie Extra che mi è stata regalata da voi. Se non avete ancora visto quel video ve lo lascio qui sopra perché ragazzi mi è arrivato un pacco pieno zeppo di regali. Ma in ogni caso oggi siamo qua proprio per recensire questa Barbie Extra in questa versione speciale. Quindi iniziamo subito. Iniziando come sempre a guardare la scatola vediamo che è veramente stranissima, perché la scatola di questa Barbie è praticamente già un gioco. La parte frontale è tutta di plastica trasparente, quindi per fortuna possiamo vederla completamente all'interno, cosa che io, come sapete, apprezzo sempre tantissimo. Nella parte in basso possiamo vedere il logo Barbie Extra, sempre scritto con questa stampa olografica, e invece da questa parte vediamo 3 artwork della bambola che abbiamo acquistato con 3 outfit diversi e infatti qui c'è anche scritto questo 30 più dove ci dicono che possiamo fare più di 30 combinazioni con tutti gli accessori che arrivano con lei. Sui due lati della scatola come vedete ci sono due frecce, da una parte c'è una freccia gialla e da una parte c'è una freccia rosa, dove se guardiamo bene c'è anche il simbolino di un dito che ci dice di girare, perché questa parte dello sfondo fuoriesce in modo che noi possiamo andare a girare lo sfondo e vedere tutti gli accessori che arrivano con lei. Devo ammettere che questa è una cosa secondo me un pochino insensata, carina ma insensata, perché una volta deboxata ovviamente tutto questo andrà buttato via e non credo si potrà conservare, ma comunque lo vedremo una volta appunto fuori dal box. Però come possiamo vedere andando a girare vediamo che con lei arrivano un sacco di cose tipo questi vestiti extra, poi troviamo delle scarpe, vediamo anche qui questa specie di gonna, può essere, un'altra gonnellina azzurra, un paio di pantaloni, occhiali e una cinturina, un altro paio di pantaloni o è una gonna, insomma quella cosa che poi vedremo, uno specchio e un cerchietto, ma comunque ragazzi poi andremo a vedere tutto nel dettaglio. Sul retro della scatola ci mostrano veramente un sacco di look che possiamo creare con tutto quello che arriva assieme a lei. Infatti oltre a questo bollino che ci dice che ci sono appunto più di 30 combinazioni, ci sono veramente una valanga di immagini di ispirazione per andare a cambiare la nostra bambola, ce ne sono davvero tantissime e vi devo anche dire che guardandola da qui la trovo più brutta di quello che secondo me è in realtà, ma quello ovviamente lo vedremo una volta deboxata. Qui nella parte superiore ovviamente ritroviamo il logo Barbie Extra e invece come sempre nella parte inferiore questa valanga di informazioni che a noi non interessano. Ma quindi dopo aver visto la sua scatola andiamo subito a deboxarla e a guardare bene la bambola e tutto quello che arriva con lei. Una volta fuori dal box e prima di iniziare a guardarla dal suo viso vi dico che ho già notato un paio di cose, soprattutto una che mi ha fatto incazzare da morire. Anche perché ragazzi questa bambola di viso mi piace moltissimo, ma veramente tanto, e quello che andrò a dirvi tra poco sarà veramente una delusione enorme, forse il più grande fail di Mattel ad oggi secondo me. Ma iniziamo appunto con il suo viso, che ha un mold già utilizzato in un'altra Barbie Extra, quella con i codini che a me piaceva tantissimo e che ho messo come preferita nella mia classifica, ma in questo caso ha gli occhi azzurri che guardano lateralmente. Infatti è la prima Extra che non guarda frontale, ma comunque i suoi occhi sono abbastanza allungati, con un sacco di ciglia, sopra hanno un ombretto verde e una lineetta marrone per ricreare la palpebra mobile. Nella parte inferiore degli occhi ci sono anche delle ciglia di due colori perché ci sono sia marroni che nere. Le sue sopracciglia sono molto spesse, molto definite, ma ragazzi sono state realizzate veramente molto bene. Infatti vediamo che sono di questo marrone abbastanza scuro con all'interno tutti questi pellettini nocciola per dare l'effetto molto più naturale e infatti mi piacciono da morire. Forse ad oggi sono le mie sopracciglia preferite su una Barbie. Sulle labbra indossa un rossetto rosa semplicissimo, leggermente lucido e per il resto sul suo viso vediamo giusto un velo di blush sulle guance, ma proprio pochissimo. I suoi capelli sono azzurri e sono brutti, ma sono brutti per molti aspetti e adesso comincerò a dirveli tutti. Il primo, come vedete, è sicuramente l'acconciatura che purtroppo ragazzi è veramente brutta. Credo abbiano cercato di, tra virgolette, copiare un po' le Lolo AMG senza riuscirci perché hanno fatto questo fiocchettino qui sopra decisamente incasinato. Da una parte è anche fatto bene, dall'altra no, ma quello sicuramente è un problema della mia, ma comunque questa acconciatura non mi piace anche perché risulta super gonfia e voluminosa. Infatti se noi andiamo a prendere queste ciocchettine qui
e andiamo a tirarle un pochino, andiamo a vedere veramente dove finisce la sua testa e mollando vediamo quanto invece sono gonfi i suoi capelli. La fanno sembrare veramente con una testa super allungata, secondo me terribile. Guardandoli dal retro vediamo che hanno una bella lunghezza perché arrivano comunque fino a mezza coscia, quindi sotto al sedere, e sono tutti completamente di questo azzurro ghiaccio bellissimo, il colore è stupendo. Qual è il vero problema? Che ragazzi sono una fibra terribile. Io non ho mai visto una fibra così brutta su una Barbie. Forse con le ciocchettine un pochino più corte si riesce a capire quanto questi capelli siano rigidi, ma sono veramente rigidissimi. Guardate, sono una cosa imbarazzante. Questa è la ciocca che fuoriesce dal fiocco e ragazzi è rigidissima. È praticamente la stessa fibra utilizzata nelle horror doll e non sto scherzando. Qui sotto forse si riesce a capire un pochino meglio, ma in videocamera vi assicuro che è difficile da notare perché proprio al tatto risultano duri, risultano rigidi, risultano crespi, risultano bruttissimi. Adesso, come avete visto, li ho mossi un momento e già da qua potete vedere come sono incasinati. Sono una schifezza. Vi assicuro, non ho mai visto una fibra così brutta, così schifosa e così scadente in una bambola di Mattel. Con tutti i difetti che ho trovato nelle bambole da quando ho iniziato a recensire, questo è quello che veramente trovo più inaccettabile in assoluto, perché sono uno schifo. Scusate se mi ripeto, ma dovrò andare sicuramente ad effettuare un reroute su questa bambola perché sono una cosa improponibile. Anzi, vi chiedo un consiglio, visto che adesso ci sono un sacco di dogane, un sacco di cose, un sacco di casini. Scrivetemi qui sotto nei commenti se voi conoscete un sito affidabile, sicuro e soprattutto magari anche economico, dove acquistare capelli di questo stesso colore, ma di una qualità decisamente più alta, di una qualità veramente da Barbie. Perché ragazzi andrò sicuramente a toglierle questo schifo. Ma dimenticandoci un attimo dei suoi capelli e proseguendo con la recensione, vediamo che indossa questi orecchini dorati a forma di cuore, che sono gli stessi identici orecchini della Barbie Extra che abbiamo recensito qualche video fa. Non cambia assolutamente nulla, sono proprio loro riciclati completamente anche nel colore. Scendendo invece vediamo che sul collo indossa questo gigantesco collier tutto argentato e sinceramente io non amo quando usano degli accessori argentati e dorati insieme, solitamente preferisco o solo l'argentato o solo il dorato, ma è una scelta soggettiva. Ma comunque questo collier è molto carino, tutto colorato di questo argento metallizzato che lo fa sembrare veramente di metallo. Prima di iniziare a vedere quello che indossa però direi di guardare subito quello che ha sul braccio, che è questo gattino grigio riciclato dalla Barbie Extra numero 4 perché è esattamente lo stesso gatto che ha anche lei, solo con dei colori leggermente diversi, perché la numero 4 ne aveva 2 bianchi e invece lei ne ha solamente uno grigio con la coroncina oro effetto metallizzato, che in più ha qui davanti questo collarino removibile con la scritta Miao. Questo è l'outfit che indossa appena uscito dalla scatola, che è composto da 2 pezzi. Il primo è questa gonna, che non è realmente una gonna perché lo possiamo utilizzare anche come giacchetta, coprispalle, una cosa del genere, fatto tutto di questa stoffa lilla pelosa, che è la stessa identica stoffa della Barbie Extra Mini che vi ho già recensito. In questo caso però, come vedete, è stato foderato all'interno con una stoffa liscia sempre dello stesso colore, e qui in vita hanno applicato questo fiocchettino nero fatto di questo nastrino di raso. È removibile ovviamente tramite del velcro qui davanti, per appunto poter essere indossato anche sulle spalle, chiuso qui sul davanti, come coprispalle, come giacchetta, insomma in questo modo qui. Una volta rimossa la gonna possiamo vedere questo vestito a tubino, di 2 colori diversi, come vedete, che arriva fino alle ginocchia ed è appunto composto da 2 stoffe diverse, una rosa con i cuoricini azzurri e una viola con i cuoricini verdi. Adesso però la stacco dallo stand per farvi vedere una cosa, perché questo vestito non è removibile tramite del velcro, ma è solamente un tubo che può essere rigirato su di lei per dare l'effetto di 2 vestiti diversi, o addirittura, come ci hanno appena fatto vedere, 3. Perché così potrebbe essere appunto un vestito rosa con i cuori azzurri, se andiamo invece a girarlo completamente diventa un vestito viola con i cuori verdi, se invece lo andiamo a mettere, come diceva Mattel, così a mezza via, diventa metà e metà, ma ragazzi sembra anche un po' un premaman, perché questa cucitura fa qui questo spessore che sarebbe appunto lo spessore dei suoi fianchi. Questa cosa, questo vestito è molto cheap, però mi rendo conto che per il gioco possa essere comunque una cosa carina. Appena fuori dalla scatola arriva già con questi 2 braccialetti,
uno effetto metallizzato argento, l'altro invece completamente bianco che sembra una catenina molto semplice, ovviamente entrambi removibili solamente tirando, visto che sotto sono appunto aperti. Sull'altro braccio invece vediamo questa borsettina completamente bianca, non è colorata, non si può aprire, non è niente di speciale, ma è comunque carina, sembra fatta quasi tutta di perle o qualcosa del genere. E invece queste sono le scarpe con cui arriva, completamente argentate, anche queste senza alcun dettaglio colorato. La forma non mi dispiace, ma mi ricordava qualcosa. Vi faccio un piccolo confronto, vediamo se capite a chi mi riferisco. Non so, mi sembrano un'idea molto simile, credo che ovviamente quelle viola siano quelle copiate da Barbie, però ragazzi purtroppo a me adesso vengono in mente queste scarpe qui. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete capito di chi è questo piedino. Ovviamente non arriva con nessuno stand, ma arriva con una cosa veramente stranissima, che adesso cercheremo di capire insieme qual è il suo senso. Perché mentre la deboxavo ho visto che aveva questo perno agganciato in vita e subito ho esultato dicendo wow, ha uno stand ed è nascosto da qualche parte nella scatola. E invece no ragazzi, perché questo qui, questo perno di plastica non è uno stand, ma è solamente un pezzo di plastica che era agganciato a lei per tenerla ferma nella scatola e a cui c'era attaccato questo disco che aveva appunto tutti gli accessori attaccati sopra e non riesco a capire perché andare a disegnare una cosa del genere, andare a progettare una cosa del genere quando bastava mettere uno stand e trovare il modo di infilare questo cartone nello stand. Nel momento in cui viene realizzato questo gancio, cosa ci vuole a mettere uno stand? Io veramente più vado avanti con questa recensione e più mi pongo domande senza risposta. Anche perché se andiamo ad attaccarlo alla bambola, questo è il risultato e non so quanto possa essere una cosa bella, divertente da giocare. Non lo so, anzi vi dico che forse a vederla in video è anche più carina di quello che è dal vivo, però mi sembra un po' la ruota della fortuna senza poter vincere niente perché le cose sopra non ci sono più, perché se ci fossero state le cose sopra non avrebbe girato. Ma andiamo avanti, perché ovviamente per creare più di 30 combinazioni ci vogliono vestiti ed accessori extra che appunto vedevamo già nella scatola. Vediamoli tutti insieme. Il primo è questo qui, questo specchio finto ovviamente, qui davanti c'è solamente un adesivo applicato, è tutto dorato, ma non ha neanche una maniglietta per farglielo tenere in mano, quindi è solamente una cosa che andrà persa subito. Poi c'è questo cerchietto di questo giallo lime, verde lime, giallo acido, verde acido, insomma di questo colore indefinito con le orecchiette da gatto, carino, ci sta, non mi dispiace. Poi c'è questa cinturina completamente bianca con qui davanti questo fiocco, niente di entusiasmante ma comunque carina. Passando invece ai vestiti veri e propri troviamo questa canotta con il collo molto largo, con questa stampa bianca e nera con tutti i gattini sopra. Molto carina, devo dire che è carina ma poi gliela vedremo comunque anche addosso. Questa gonna, che secondo loro può essere sia una gonna che un top, ma secondo me fa schifo sia come gonna che come top, ma poi vedremo anche questa. Comunque è removibile tutto ovviamente tramite del velcro dal retro. È nera di finta pelle con questa specie di fiocco qui che non si capisce cucito davanti. Poi c'è questo coso che non è né una gonna né niente, ma loro fanno vedere che si aggiunge ai vari pezzi del vestito per dare un tocco in più, mettiamola così. Poi troviamo questa gonna invece lilla, che è solamente fatta di questo tulle semplicissimo semitrasparente lilla, ma almeno per una volta abbiamo un orlo cucito. Questa magliettina, che anche questa è di quel verde giallo acido che non si capisce bene che colore sia, con sopra stampate tutte queste collane. Poi abbiamo questi pantaloni, che sono forse la cosa più carina che arriva assieme a lei, questi pantaloni rosa completamente riflettenti, super lucidi, pantaloni lunghi, molto carini, e vi dico già che le stanno anche abbastanza bene, ma anche questi glieli vedremo addosso tra 2 secondi. Come ultime cose arrivano questi occhiali neri con le lenti semitrasparenti, proprio come se fossero degli occhiali da sole, con questa forma quasi a gattino. E per ultima cosa, forse una delle mie cose preferite di questa bambola, sono queste scarpe, completamente viola, con il tacco altissimo, molto più semplici di quelle di prima, ma forse anche molto più eleganti.
Ora però direi di andare a farvi vedere 1, 2 o forse 3 look diversi che si possono fare con tutti questi accessori. Come vedete vi sto lasciando scorrere alcuni esempi di come possiamo andare a vestirla, esempi ragazzi puramente casuali perché non sono stato tanto lì a scegliere gli abbinamenti, anche perché purtroppo i singoli pezzi non sono proprio la cosa più bella di questo mondo e anche abbinati non mi sembrano proprio wow. È vero anche che questa linea non è famosa per degli abbinamenti di outfit speciali, ma comunque insomma così potete farvi un'idea. Quindi ragazzi questa era la Barbie Extra con il suo set pieno di accessori, vestiti eccetera per fare più di 30 combinazioni appunto di vestiti. Io ho scelto di tenerla più o meno così, almeno per ora, ma detto questo, cosa ne penso? Penso che sia un'opportunità veramente sprecata, un'opportunità buttata al cesso da parte di Mattel, perché poteva essere una bambola veramente fantastica, una bambola che vi avrei consigliato tantissimo per il gioco, per divertirsi a cambiarle gli abiti, per avere degli accessori in più, per avere la possibilità di creare dei nostri look extra personalizzati, e invece abbiamo una bambola con un viso secondo me bellissimo, perché vi ripeto secondo me il suo viso è veramente tanto bello, con degli accessori purtroppo un po' scadenti, ma ci possono stare, ripeto appunto per il gioco, ma soprattutto ragazzi con dei capelli che nemmeno le horror doll arrivano con questa fibra così schifosa. E sapete che generalmente non mi altero così tanto, non uso certi termini per descrivere le bambole, ma in questo caso devo ammetterlo, questi capelli fanno schifo. Non si può utilizzare nessun altro termine. Quindi ve la consiglio? Non lo so, purtroppo non lo so. Da una parte sì, se vi piace il suo viso, se a voi non importa se hai capelli morbidi eccetera, ma vi basta metterla in vetrina perché vi piace appunto il suo viso o vi piacciono i suoi vestiti, ma solo ragazzi se la trovate in sconto. Se invece non siete convinti, se secondo voi costa troppo, se il suo viso non vi fa impazzire, lasciate perdere. Fate a meno, tenetevi i soldi per un'altra bambola. So che mi è stata regalata e massacrarla in questo modo mi dispiace molto perché appunto è un regalo che ho ricevuto soprattutto da uno di voi, però non posso che essere sincero in ogni caso, sempre e comunque. Sono comunque contento di averla perché se non mi fosse arrivata come regalo l'avrei prima o dopo acquistata io, ma non vedo l'ora di andare a farle un reroute per toglierle quello schifo che ha in testa. Quindi aspetto qui sotto i vostri commenti per sapere cosa ne pensate di lei, se avete avuto modo di vederla, di toccarla, di comprarla, qualsiasi cosa. Cosa ne pensate della sua fibra di capelli, se siete riusciti a percepire quello che intendo, e soprattutto se avete un consiglio su dove poter acquistare i capelli di questo colore, perché io li vorrei proprio così come da lei, ma di una fibra buona. Quindi aspetto qui sotto una valanga di vostri commenti. Nel frattempo spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile e che vi abbia tenuto compagnia. Fatemelo sapere con un like qui sotto e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto. Come sempre, ovviamente vi aspetto anche su TikTok e Instagram. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.